Bentornati in questo nuovo episodio di Baita Tour. Abbiamo visto fino ad oggi come ognuno interpreti la baita a modo suo. C'è chi è più tradizionalista, c'è chi ha una visione un po' più moderna e chi semplicemente la concepisce come luogo dove staccare dalla quotidianità, dai ritmi frenetici della vita moderna per rigenerarsi. Siamo anche abituati a sentir parlare di spopolamento della montagna perché la vita in montagna è molto dura e di nostri connazionali giovani che vanno a cercare fortuna all'estero. Oggi vi porto a conoscere un ragazzo giovane che arriva da lontano, arriva dal Brasile e ha fatto una scelta controtendenza rispetto ai nostri connazionali, cioè a differenza di noi che andiamo a cercare fortuna all'estero, molti stranieri vengono dall'estero a cercare fortuna in Italia. Fortuna tra virgolette perché la fortuna può essere semplicemente uno stile di vita migliore, non necessariamente fortuna economica. Oggi vi porto a conoscere Mateus che ha scelto di venire a vivere dal Brasile in una baita isolata nei boschi delle montagne della Valsesia. Un caso davvero curioso perché Mateus non ha legami di parentela qui, quindi neanche possiamo trovare come motivazione della sua scelta un appoggio qui in zona. Mateus ha scelto di venire a vivere qui perché si è innamorato delle nostre montagne, fondamentalmente. Come farà Matteus a riuscire a sostenersi dalla sua baita isolata nel bosco? Ce lo facciamo raccontare direttamente da lui. Ma prima di andare a conoscere Matteus, lasciatemi presentare lo sponsor di questo video. Questo qui è il power bank che mi è stato fornito dalla ChuckTech ed è un prodotto che direi si sposa perfettamente con questo video. Perché? Perché per me il power bank è uno strumento fondamentale quando vado a registrare video in giro per ricaricare la mia attrezzatura fotografica e i miei apparati elettronici. Andiamo a vedere un pochino più in dettaglio che cos'ha di speciale questo power bank. Parliamo di un power bank con un'autonomia di 20.000 mAh, quindi decisamente sufficiente per poter ricaricare 3-4 volte il nostro smartphone, ma la cosa che rende davvero performante questo power bank è la velocità con la quale è in grado di ricaricare i nostri apparecchi elettronici, perché è in grado di erogare complessivamente 85 watt, quindi possiamo utilizzarlo per ricaricare massimo 3 dispositivi perché abbiamo due prese USB Type-C e una presa USB Type-A. La presa USB Type-C è in grado di erogare fino a 65 watt, che ci permette quindi di caricare anche piccoli laptop o per esempio un Samsung S24 Ultra a 45 watt. Se utilizziamo tutte e tre le porte possiamo avere massimo 85 watt, che è una potenza notevole per un power bank così piccolino. La qualità costruttiva la si può proprio percepire tenendo in mano questo power bank e osservandolo perché è fatto davvero molto bene, è molto bello esteticamente, si vede che è un prodotto di qualità fatto per durare. Ha tutti dei sistemi di protezione e di sicurezza contro cortocircuiti, eventuali incendi, la scocca è appunto antifuoco, antifiamma, proprio per proteggere da eventuali anomalie. Abbiamo un piccolo display anteriore che ci fa vedere la percentuale di carica residua e questo power bank lo possiamo ricaricare a sua volta in modalità ultra rapida a 65 watt, quindi diciamo che nel giro di un'ora e mezza noi abbiamo il nostro power bank pronto all'uso per poter ricaricare tutti i nostri dispositivi. Nonostante sia un prodotto comunque di grande qualità, il prezzo devo dire è davvero molto basso e secondo me questo è un prodotto per l'appunto perfetto da portare dietro se siete fotografi, videomaker, per utilizzare magari un faretto come sto facendo adesso, potreste collegarlo al faretto, faretti di una certa potenza, o per ricaricare le batterie della vostra action cam o del vostro drone. Se siete interessati ad avere maggiori informazioni vi lascio tutti i link in descrizione, mi raccomando controllate sempre perché potrebbero esserci anche dei codici di sconto. Ringrazio ChuckTech e proseguiamo il nostro Baita Tour. Guardate che posto spettacolare, veramente bellissimo questo paesino della Valsesia. Siamo a Rossa, un paesino davvero molto ben tenuto e curato
E adesso mi sto dirigendo da Matteus, che non sta qui in paese, sta un po' più imboscato in un alpeggio isolato, e adesso farò questo sentiero per raggiungerlo. Wow, guardate che bella questa chiesa. Meravigliosa, così una sorpresa in mezzo ai boschi. Ecco qui Matteus, finalmente. Come va? Bene, bene. Sei stanco? Piacere. Sì, stanco. Ciao. Per così poco, piacere. Eccomi qui con Matteus. Ho detto bike tour un po' esotico perché Matteus viene da molto lontano. Dici tu da dove vieni, Matteus? Brasile. Da Brasile dove di preciso? Santa Catarina. Santa A Caterina? sud, vicino A a... sud. Sì, vicino a Argentina. Ah, ok, ok. Sì. Tra l'altro sono appena stato in Brasile ad aprile. Sì. Sì, a San Paolo però. Ah, no, io San sono Paolo più, e io sono Guarujá. più giù, Tu sei più giù. Sì. Bene, ma vabbè, ce lo racconti dopo. Prima facciamo tutto il tour della baita e poi dopo ci racconti anche cosa ti ha portato qui in mezzo, cioè dal Brasile in mezzo alle montagne della Valsesia. Sì. Vi anticipo già che la baita di Matteus è davvero molto 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 bella, davvero carina. Matteus, adesso ci porti a fare il baita tour e poi dopo ci racconti qualcosa di te, eh? Ok, dai. Allora, qua
Qua abbiamo la cucina. Comunque tra l'altro il tuo italiano è ottimo, bravo, grazie. bravissimo. Cioè, la cucina è the place to eat. Sì, diciamo il soggiorno, il ecco, soggiorno. Tutto insieme, un po' basso, però it's ok. Cucina economica, si chiama così? Sì, stufa economica, cucina economica, sì. E ho anche con il gas. Cioè hai la bombola. Qui, esatto, e il frigorifero è con il Bluetti. Col Bluetti. E riesci a farlo funzionare ininterrottamente senza problemi il frigorifero? Sì. Sei a posto. Quindi tu cucini per lo più anche tu con la stufa, immagino? Sì. Gas, perché io per esempio lo uso davvero poco il gas. No, pochissimo, sempre di più con questo aspetta qui. Devo mettere un po' più di legno. Ma anche il cibo viene meglio così. Nella stufa. Ah, questa sì. stufa qua c'è più sapore. Ok. E Matteo si è appena preso anche un amico. Lui si chiama, hai detto? Nico. Ciao Nico. Nico. Ciao. È un border collie? Come morbido. Che morbidosità, Nico. Furbetto. Va bene. Allora, su abbiamo un salotto e una camera da letto e il bagno. Prima c'era un sofà qua che è giù. Allora, quando ho comprato la Byte c'era una camera da letto, però ho tolto tipo una parete che c'era qua. Infatti la scala era qua, davanti alla porta. Ah, ok. L'ho spostata di qua, ho tolto la parete e qua c'era tipo c'erano dei sofa. Però come ci sono venute tante persone questo summer, estate, ho messo il letto che c'era prima, che ci sta anche per guardare le TV, giocare al PlayStation. Certo. Qua ho il bagno, piccolino. Ah, col boiler a legna. Sì. Ti trovi bene col boiler a legna? Super, eh? Uh-huh. Devo accendere la mattina presto, così c'è calda per fare la doccia quando voglio. E anche la doccia è ottima, l'acqua viene dalla montagna. Sì, qua non hai problemi di acqua, hai acqua in abbondanza. Sì, c'è acqua dappertutto. Solo inverno che ghiaccia. È successo già del ghiaccio. Tu stai qui a tempo pieno? Cioè Sì. tu vivi proprio qui? Sì. È un po' diverso dagli altri che hanno le baite per l'estate. Sì. Sì. Però ce la faccio perché ce l'ho anche il quad. Sì, bene o male riesci ad arrivare con un mezzo, quindi riesci a fare la spesa, Sì, esatto. trasportare materiali. La benzina, tutto. Certo. Sì. Ok, di qua c'è una camera da letto che non è molto sistemata. È un casino. Vuoi vedere? Ma sì, dai, Dopo faccio... you can cut se non è Sì, bello. va bene, non ti preoccupare, tanto. Ma sì, no, ma... Beh, cavolo. Bellissima comunque. Ma c'è un sacco di spazio, non sembrava, ma è davvero grande sta baita, eh? Sì. Bellissimo. Qua voglio cambiare, voglio mettere una finestrina come questi qua, perché è un po'... Per avere più luminosità sempre. Sì, e anche il Velux, voglio mettere uno qua e dopo uno lì sopra la... Beh, lì sopra per esempio ci andrebbe quello classico che si utilizza in molte baite, la vetratona, quella triangolare, bellissimo. quella lì Sì, è bella, sì, però costosissima. Lo so. Quando avrò dei soldi lo farò, però per adesso Vabbè. metto tipo i Velux Sì. e metto anche il vetro qua, volevo mettere quello così, anche su e giù. E ok, qua e su c'è anche una camerina da letto e qua è quella che dormo io tutti i giorni. Ok, quindi questa è la tua camera, quella... Sì. Tu hai scelto di stare staccato in un locale a parte dalla tua baita, quindi. Sì. Come mai? È perché c'è più luce qua e mi piace di più perché, non lo so, anche in inverno c'è più luminosità. Sì. La luce sempre viene qua perché il sole va giù di là, allora questa è la parte più luminosa e mi piace più la luce. Adesso dormi meglio qui, dai. Insomma. Sì. Sì, mi piace.
dopo qua su abbiamo anche una camerina. Devo prendere la chiave, scusami un attimo. Cioè abbiamo un enorme masso di fianco alla sua baita con la scaletta che va su. Cioè questa qua è davvero una figata, sta cosa qui. Sì. Anche qua un po' un casino perché alla fine Ok, no, è basso, resta molto basso. Sì, molto. Però, cavolo, è comunque carino. Beh, insomma, hai tanti posti, Sì, però puoi ospitare un come ti sacco ho di detto gente. prima, qua volevo togliere fuori le pelline e lasciare la camera da letto più alta. Sì, effettivamente ha un senso perché anche sta porticina bassa qui Questo diventerà tipo una finestra alla fine. è un po' claustrofobico. Se tu apri questa parte qui e crei il soppalco dà più senso di spazio, Esatto, secondo me. Quindi... esatto. Anche perché qua non si apre, allora per dormire qua inverno va bene, però beh, non è il the most. Sei diventato allevatore. Sì. Quante ne hai prese adesso? Adesso ci sono 5 e un gallo, però questo qua è troppo piccolo, lo devo farlo più grande, ho già preso il legno e lo farò o qui, toglierò via questo ortino, farò qui o farò più giù, però devo capire. Guarda, Dove sono le galline? qua. Ah, sono dentro. Ah no, sono già andati via. Loro vanno in giro, tutto qua giù e dopo tornano la sera. Sta all'occhio alle volpi e alle Sì, martore, no, perché tutti mi dicono questo. guarda però che fino adesso, durano poco, Te lo Fino adesso è stato tutto bene. bene. Però sì, dopo voglio fare tipo un recinto più ampio, così possono stare più protetti. Però sì, vanno via e dopo la prima giornata, il primo giorno che erano sparite, io mi sono tipo Spaventato, sì, e non li trovavo e ho pensato ok, sono venute le volpi e li hanno mangiati. Alla sera sono venuto qua, erano tutti dentro così. Cala il sole e loro rientrano automaticamente a Sì, casa loro, quindi. sì. Prima li ho lasciati una settimana chiuse perché così imparavano che questo era il suo posto sicuro, tipo il suo safe place. Sì. Qua 2 pannelli piccoli, quelli da bluetti, e dentro lì ci sono dei bluetti, 2 batterie e un transformer, no, come si dice? Un inverter, no? Inverter. E il generatore anche, così quando non c'è il sole riesco a caricare. Ok, quindi qui tu non sei collegato alla rete elettrica, sei off-grid, 100% off-grid. 100% off-grid e produci al momento con questi pannelli e te lo fai bastare, diciamo, Sì. più il generatore che mi dicevi anche un generatore a benzina nel caso d'emergenza, nel caso ne avessi bisogno. Mm-hmm. Beh, la posizione è molto bella, in mezzo alle montagne, la natura è spettacolare, si sta molto freschi. Sicuramente sarà un po' challenging in inverno, immagino. Sì. Molto, però it's ok. La cosa strana è che d'inverno c'è più sole qua e allora vieni più presto, arriva più presto qua. Certo che in estate è su fino alle 7 e in inverno è su fino alle 4. Che quota sei? Che altezza? Non lo so. Te lo dico io. Siamo a 885 metri. Poco. Più o meno come da me. Stessa quota mia, sì. Diciamo che è un buon compromesso, perché si sta bene anche in inverno quando fa le giornate soleggiate e quando nevica si scioglie abbastanza in fretta. Immagino che anche qui se nevica si scioglie in fretta. Sì. Allora Matteo, io ti ho portato qui ad assaggiare una toma stravecchia. Quindi sono quelle belle stagionate. Sì.
so se... Mi piace. A me piace un casino. Sì. Poi ti ho portato un vino Colline Novaresi, che è diciamo la mia zona. Ok. Che è sempre buona. A me piace Colline Novaresi. Grazie. Allora, io in generale amo il Sud America, l'America Latina mi piace un casino. Quindi diciamo che sì, di base mi piacciono tutti i posti del Sud America, mi piace anche un po' proprio la cultura, un po' così, diciamo anche come se la vivono, ecco. Sì. Devo dire che il Brasile, San Paolo, alcune zone... Nico. No, ma lascialo, non ti preoccupare. Giù. San Paolo, San Paolo è gigante, no? San Paolo è gigante, ci sono alcune zone che sono il vecchio centro storico, fa paura. Ah, sì. Ma sei andato lì perché? Ma no, e io quando vado in un posto voglio vedere anche le realtà ok. un po' più... È veramente scary. Sì, ma più che altro la cosa che mi ha lasciato è il fatto che quello era il centro più vivo di San Paolo un tempo e adesso è una sorta di... sembra un posto di zombie. Si chiama Cracolandia. Cracolandia, esatto. C'è una roba... Orribile, sì. Sì, molto triste. E poi l'altra cosa che mi ha lasciato un po', sono andato a Guarujá, che è comunque un bel posto sull'oceano con tanta bella natura, cioè comunque è bello, no? E anche lì, sai, le case sono tutte protette da recinzioni elettrificate, filo spinato, cioè... Perché mi pare di aver capito che lì c'è tanta occupazione delle case, no? Sì. Occupano. Salute Matteus. A Baita Tour. Grazie. Sì, direi di sì, è perfetto. Poi un brasiliano che chiede a me come si fa la carne, scusami, no, non si può sentire, dai. Cioè. Dai. Matteus, allora, raccontaci mentre sei lì a spadellare, Ok. perché poi tutti ovviamente si chiedono cosa ti ha portato dal Brasile qui in Italia, vabbè, è la cosa più scontata. Come hai trovato questa baita? Ok. Perché hai scelto di venire? Cioè, normalmente una persona che viene dal Brasile, ci sono tanti brasiliani in Italia, ma normalmente vanno in città, Milano, Torino. Tu invece sei venuto qua in mezzo ai monti in una baita. E come fai per sopravvivere e mantenerti qui? Ok. Allora, prima io sono venuto in Italia perché mi hanno dato una borsa di studio su un centro di ricerca che si chiamava Fabrica, che adesso è chiuso, non è più aperto, però è un centro di ricerca che belongs to, come si dice in italiano? Appartiene a Benetton. E io sono venuto a studiare fotografia e video con Oliviero Toscani e tutte le persone che erano lì. Dopo la seconda settimana ho cominciato già a lavorare con Benetton, a fare tipo dei contenuti, a seguire Oliviero in studio e fare Quindi lavoravi personalmente con Oliviero Toscani tu? Lavoravo non solo con Oliviero, però con tutto il team che creava contenuto per Benetton, creava tipo le campagne pubblicità per Benetton. Però lui era il capo, era il direttore e io andavo tipo indietro con gli altri a fare tutto quello che voleva lui. Ecco, sono venuto in Italia per quello. Sono venuto qua perché volevo andare in quello posto là, che è fantastico. Ok. Era proprio tipo something else, like era, non so come dire, una roba che non c'è uguale. Un'eccellenza. È un'eccellenza. E perché volevo conoscere Oliviero Toscani. Io ho conosciuto la Fabrica attraverso Colors Magazine, che era questa rivista che era creata da Benetton con Oliviero, e io volevo conoscerlo, volevo insomma studiare con lui. Però non è che volevo venire in Italia. Se fosse Fabrica in Germania, andavo a Germania. Però tu hai origini italiane, giusto? Sì, ho origine italiana, la nonna. Okay. Di dove? Bergamo. Di Bergamo. Sì, non sono venuto per quello.
E dopo sono rimasto qua perché mi è piaciuto molto l'Italia, ho scoperto che è il mio luogo preferito, il cibo è buono, le persone, la spiaggia, le montagne, tutto bello. E poi come ci sei arrivato qui in baita? Ero un po' stufo del lavoro con la moda, ho cominciato a cercare su Idealista case in montagna, e case che non costavano troppo perché non avevo soldi. E alla fine ho trovato questa casa qua che non era così costosa, ovvio perché è in mezzo al nulla e nessuno compra, would buy it, come si dice in italiano. Nessuno la comprerebbe. Nessuno la comprerebbe perché è in una posizione scomoda, isolata, e tutti insomma vogliono arrivare con la macchina, invece esatto. qui al massimo ci arrivi con il quad. Con il quad e con la moto. E è off grid, non c'è energia elettrica, non c'è acqua from the grid. Ecco, ho trovato questa casa qua, mi sono innamorato del posto che è molto carino e anche del prezzo della fight. Vabbè, insomma, a te comunque piace stare in mezzo alla natura, ecco, di base, sì, no? Esatto. Quindi, perché sono nato in un posto così in Brasile anche. Ok, quindi anche in Brasile sei sempre stato abituato a stare in un certo tipo di... Sì, sono nato in mezzo alla natura. Era proprio così la mia casa, in mezzo, era come qua, però si arrivava con la macchina. Qua ho bruciato. Io volevo vivere questa vita che vedevo, infatti io guardavo i tuoi videos su YouTube e pensavo, cazzo, se lui ha questo posto lì che è bellissimo e fa questa vita lì, voglio anche io farla. E ho cominciato a ispirarmi su altri YouTubers che facevano questi tipi di vita. Ho fatto un po' di ricerca, ho guardato tanti video che parlavano di energia sostenibile, e ho deciso di comprarla e sono venuto. Ecco. Ok, e adesso tu come fai a... Aspetta, quanti anni hai intanto? Sei giovane. Io ho 31? 31? Sì. 32? 92 sono, del 92. 32. 32. Non sai neanche quanti anni hai. No. E come ti sostieni adesso? Perché non lavori più, insomma, quella era una borsa di studio e... Per fortuna ho trovato un lavoro, dopo che sono uscito da Benetton, che mi permette di lavorare da casa. Un lavoro con diversi clienti di New York o anche Germania, tipo altri clienti diversi che mi permettono di lavorare da casa. E io con la internet satellitare, si dice? Sì. Riesco a lavorare da qui e allora posso fare tipo... E quando lavoro con tipo dei americani è perfetto perché loro si svegliano più tardi e io tutta la mattina per lavorare in baita, per fare le cose da casa, pulizia, legna, tutto quanto, e dopo il pomeriggio comincio a lavorare con... Tu non sei neanche laureato, hai detto, quindi no, insomma... Cioè ti sei tirato fuori proprio comunque una professione così, quasi dal nulla praticamente. Sì, io ho cominciato a lavorare con 16 anni, facevo illustratore per un'azienda di moda, anche come Benetton, tipo in Brasile, e dopo da quello lì sono sempre stato in questo mondo della immagine, no? Di creare tipo o disegno, o fotografia, o video per fashion brands, per... clienti fashion, tipo del mondo da moda, tipo. Cioè abbiamo Milano qua a 2 passi, dovresti stare a Milano, invece stai... Ah no, ma io Milano mi piace andare per mangiare, per andare in cinema, però vivere lì è un po' troppo per me. Sì. Bella, mi piace Milano come una grande città, però per vivere mi piace così, tipo dormire con la porta aperta, non avere paura. Che questo mi dicevi è uno dei problemi del Brasile, anche un po' questo sì, qui, no? Infatti per quello che sono uscito di là, non sono tornato in Brasile perché in Brasile c'è tanta violenza, c'è tanta disuguaglianza si dice, no? Sì, disuguaglianza. Disuguaglianza, scusami. Io sono nato in una città piccola in Brasile, si chiama Jaraguá do Sul, in Santa Catarina, nel stato di Santa Catarina. E dopo, quando avevo tipo 23 anni, sono andato a vivere a Porto Alegre, che è una città più grande. E lì ho avuto il shock di andare al supermercato e vedere tipo i bambini per terra seduti chiedendo i soldi, che non avevo visto prima nella mia città dove era più piccola. E quello lì mi ha fatto tanta impressione. E dopo San Paolo, Rio de Janeiro,
non è una roba bella da vedere, no? Perché non è giusto. E io vivevo sempre con questo stress, tipo ero lì, tipo cazzo, che cosa devo fare per aiutare? E dopo che sono venuto in Italia ho visto che qua è molto più, c'è Sì, è diciamo, più cioè, uguale. siamo un po' tutti livellati. Ci sono quelli molto ricchi, ma insomma è un po' meno vistoso questo salto proprio Non è di... polarizzato così come in Brasile, esatto, che sì, troppo sì, sì. cioè, Beh, ci sono quelli che sono miliardari e quelli che esatto. sono poveri. Però forse dopo, in futuro, torno in Brasile per forse creare qualche tipo di scuola o qualche tipo di cosa che può anche aiutare questo tipo di persone, i bambini che sono poveri, boh, non so, con l'esperienza che ho guadagnato qua. Forse. Ok. A un certo punto ho iniziato a avere questo boom di pubblico dall'Argentina Mhm. e non capivo per quale motivo. Poi praticamente uno mi scrive: ti ho visto in televisione in Argentina. Televisione. Praticamente c'era sto canale che prendeva i video da YouTube senza chiedere l'autorizzazione Mhm. e li pubblicava su un canale televisivo Certo. argentino. Mhm. E poi la gente da lì è iniziata Seguirti? a seguirmi, no? Che poi ti dico, cioè, per me non era neanche un problema, cioè nel senso potevano Ovvio. continuare anche a farli vedere perché comunque mi facevano pubblicità ad un nuovo pubblico Mhm. dell'Argentina. Allora Matteo, prima di salutarti, ti volevo chiedere quali sono i tuoi progetti futuri e com'è stare qui per uno che arriva da lontano, trovarsi qui in mezzo a questo posto che vabbè, per me è meraviglioso, in mezzo ai boschi, in mezzo alla natura, lontano da tutti. Com'è per te vivere la quotidianità? Perché tu comunque sei qui tutti i giorni. Mhm. In qualche modo la mia idea è fare un tipo di cominciare a investire qua in zona, no? Tipo tutto quello che guadagno con Diciamo anche che è il canale YouTube, perché giustamente sì, no, infatti, cioè, ce l'ho YouTube, però il mio lavoro più grande è quello che faccio tipo per i clienti in America, tipo. certo. E tutto quello che guadagno lì, la mia idea è in qualche modo trovare un posto da investire qua per creare qualche tipo di spazio culturale o non lo so, per il futuro la mia idea è investire qua in zona, in qualche Comunque modo. tu vuoi stare qui, Assolutamente sì. non hai altre idee, tu No, vuoi stare qui. no, non Ok. voglio andare via, non voglio andare in America, non voglio tornare in Brasile. Voglio stare qui, voglio investire nella baita, renderla più confortevole, Sì? però comunque voglio anche portare qualche cosa per la comunità qua della montagna e questi paesi vicino a me, no? Sì. Sia, non lo so, non lo so ancora, però qualcosa voglio portare qua perché secondo me come io sono venuto qua da fuori, io ho preso questo posto già così bello e voglio Ti senti anche in dovere di dare qualcosa in cambio, ecco. Esatto, in cambio. E per il futuro il mio piano in qualche modo è trovare un tipo di qualcosa di dare in cambio a questa comunità, a questa zona qua. E qual era l'altra domanda? No, mi fermo un attimo su questa cosa perché è curiosa, perché alla fine, al contrario, ho fatto anche un'introduzione a questo video in cui dicevo che praticamente molti italiani invece fanno tutto il contrario, cioè vanno via dall'Italia per andare a cercare opportunità all'estero perché qui non riescono a trovare una loro dimensione, Sì. Invece tu hai fatto praticamente il percorso contrario, cioè sei venuto in Italia in un posto comunque di montagna, difficile, e stai cercando comunque di trovare un'opportunità anche per costruire qualcosa su cui lavorare proprio, no? Esatto. Quindi è una cosa particolare, no? Eh sì, la mia idea proprio sarebbe riattivare questa zona insieme con tutte le persone qua in giro, no? Tipo i giovani, i vecchi, tutti chi sono rimasti qua, quelli più resistenti, no? Perché quelli che non sono tanto resistenti sono andati via. Però voglio in qualche modo con queste persone che sono rimasti qua creare qualcosa insieme. E sì, è vero, ci sono tanti giovani che vanno via dall'Italia perché non ci sono le opportunità per loro e in questi 5-6 anni che sono qua ho visto tanti dei miei amici che sono migrati
a Belgium, a Londra, in America, perché infatti in Italia per i giovani è un po' difficile e secondo me c'è molto questo tipo di questa situazione dove in Italia si valorizza di più quelli che vengono da fuori alla fine. Vabbè, almeno cioè, lo stai dicendo tu. No, ma è vero, e per quello è triste perché gli italiani più giovani sono obbligati a andare via e trovare in un'altra parte l'opportunità che non c'è per loro qua. Però è successo uguale con me in Brasile, no? Sì, certo. Perché in Brasile, se io sono stato rimasto lì in Brasile, sarebbe diverso. Perché anche là loro valorizzano di più quelli che vengono dall'estero. È sempre così, la cosa del tuo vicino è più bella della tua, no? L'erba del vicino è sempre più verde. Più verde, esatto. So, yeah. Non lo so, per me il mio piano è stare qua, è investire qua, costituire famiglia qua e creare qualche cosa di bello per lasciare per quelli che vengono dopo, come la famiglia che mi ha venduto questa baita mi ha lasciato questa bellissima baita. E costruire una storia e avere qualcosa da lasciare. Quindi tu qui durante la settimana, anche perché tu passerai molto tempo da solo, immagino, no? Sì. Durante la tua settimana comunque sei sereno, tranquillo, stai bene e Sì. non so. Per fortuna ho il mio papà qua che mi aiuta tanto, anche la mia mamma che vengono qua a aiutarmi. Sì, hai la famiglia comunque di supporto qui vicino. Sì, sono vicini, mio papà è sempre qua, mi aiuta a spaccare la legna, a fare tutta quella roba più pesante perché non è facile la vita in baita, non è facile la vita in montagna, e da solo è veramente difficile e se non fosse per il mio papà e la mia mamma adesso che mi aiutano a mettere tutto insieme, non so se ce lo farei. Se ce la faresti da solo, se ce la farei da solo. Esatto. Matteus, grazie per l'ospitalità nel tuo piccolo angolo di paradiso. Prego. Matteus è molto timido, Super. è timidissimo. Complimenti perché la tua baita è davvero bellissima, è una posizione spettacolare. Grazie. A me piace un casino perché è proprio il contatto, il respiro con il bosco, in un ambiente davvero selvaggio, però ti sei creato un ambiente comunque rustico ma anche molto accogliente, davvero molto accogliente. Comunque Matteus è timido, non vuole farsi pubblicità, ma io vi lascio sotto in descrizione il suo canale YouTube perché lui è bravo comunque, perché appunto hai comunque un background artistico, fotografico e così via, quindi sa lavorare con la videocamera. E niente che dire, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciarmi un like, lasciarmi un commento. Grazie a Matteus e Grazie ci vediamo al prossimo Baita Tour e probabilmente ti vengo a trovare poi un'altra volta. Perfetto. Ciao a tutti! Ciao.